In cima al Monte Fuji, un uomo malato di cancro in stadio terminale affronta il gelo implacabile. Senza indumenti invernali né equipaggiamento di sicurezza, ignora i numerosi avvertimenti di tornare indietro. Una voce misteriosa sembra sussurrargli: "Stai lontano". Determinato a vivere fino in fondo ciò che gli resta, Tetsu Shiohara trasmette in diretta la sua scalata, ma i suoi spettatori non possono immaginare cosa stanno per vedere. Duramente criticato online, Tetsu era un'anima solitaria e tormentata. Viveva da solo in un piccolo appartamento sull'isola di Shikoku. A 47 anni, alcuni lo descrivevano come un Ronin, un vagabondo senza meta. Altri, invece, lo vedevano come un uomo umile e determinato. Dopo aver studiato negli Stati Uniti, Tetsu era tornato in Giappone, dove aveva fallito ripetuti tentativi di superare l'esame di abilitazione alla professione forense. In netto contrasto, i suoi genitori erano membri stimati della società. Suo padre lavorava come professore universitario. Questi insuccessi contribuirono ad aumentare l'isolamento di Tetsu, che aveva già un rapporto distante con la famiglia e nessun amico. Probabilmente, proprio la mancanza di interazioni sociali lo spinse ad avvicinarsi al mondo dello streaming live, iniziando nel 2015. In quel periodo, Tetsu scoprì la passione per l'arrampicata in montagna e annunciò anche l'ambizioso obiettivo di partecipare a una maratona. Nonostante le difficoltà e le sue condizioni, non si lamentò mai durante le sue dirette. Parlava volentieri con i suoi spettatori, dedicando loro tempo e attenzione con generosità. Tra i suoi spettatori abituali spiccava una donna in particolare, una figura affascinante di nome Sawatan, nota per i suoi video di lifestyle. Sawatan era amica di Tetsu e i due interagivano spesso online. Nel 2017 Tetsu accettò un invito speciale: scalare il Monte Fuji insieme a Sawatan. I due completarono la scalata fianco a fianco, ma non è chiaro se si fossero mai incontrati di persona prima di quell'occasione. Nonostante ciò, Sawatan rimase una presenza costante nella vita di Tetsu, seguendo i suoi live streaming e incoraggiandolo a continuare a perseguire la sua passione per la montagna. Tetsu condivideva con i suoi spettatori non solo le sue avventure in montagna, ma anche i dettagli più intimi della sua vita quotidiana, come il tragitto verso gli appuntamenti in ospedale. Affetto da un cancro al colon in stadio 4, le sue possibilità di sopravvivenza erano ridotte al 7%. Disoccupato, dipendeva dal supporto economico dei suoi genitori per andare avanti. Con l'avvicinarsi dei 50 anni e senza prospettive concrete per il futuro, è difficile immaginare quale fosse il suo stato mentale prima dell'ottobre 2019. Probabilmente Tetsu sentiva di dover recuperare il tempo perduto e affrontava la vita con l'idea di non avere nulla da perdere. Questo potrebbe spiegare la sua dedizione all'arrampicata sul Monte Fuji, il picco più alto e simbolo spirituale del Giappone. Ogni estate, Tetsu si spingeva verso la cima del Monte Fuji, raggiungendo i 3776 metri di altezza. Secondo le leggende, la montagna è la dimora della dea spirituale Konohana Sakuya Hime, che veglia su di essa. Alcune discussioni online ipotizzano persino che la dea avesse notato la presenza di Tetsu e il suo legame speciale con la montagna. La stagione escursionistica del Fuji, che si estende da luglio a metà settembre, offre condizioni climatiche favorevoli e sentieri popolari che attirano migliaia di visitatori da tutto il mondo. È in questo periodo che Tetsu tornava ogni anno, sfidando se stesso e abbracciando il richiamo mistico della montagna. È severamente vietato scalare fuori stagione sul Monte Fuji senza il permesso delle autorità. Ghiaccio e neve rendono i suoi pendii estremamente pericolosi, persino per gli scalatori professionisti. Nonostante ciò, rispetto ad altre montagne, il Monte Fuji è considerato ben sviluppato e relativamente accessibile anche ai principianti. I suoi sentieri offrono ben 10 punti di sosta, dove gli scalatori possono riposare, acquistare cibo caldo e accedere a stazioni di pronto soccorso. Inoltre, esistono persino tratti asfaltati che arrivano fino alla quinta stazione, a metà montagna, da cui i sentieri diventano progressivamente meno urbani. Tuttavia, nonostante la relativa sicurezza, il Fuji non è privo di rischi. Ogni anno si registrano centinaia di salvataggi e circa 10 decessi. I rifugi alpini, pur essendo disponibili, offrono solo protezione temporanea, rendendo estremamente pericolosi i cambiamenti climatici improvvisi. Anche l'ipotermia rappresenta un rischio concreto, con temperature in vetta che restano sotto lo zero, persino nei mesi estivi. Ma tutti questi rischi sono chiaramente segnalati sul sito web ufficiale della montagna.
Il sito fornisce raccomandazioni dettagliate sull'attrezzatura, la pianificazione e include frequenti bollettini meteorologici. In sintesi, non ci sono scuse per affrontare la scalata impreparati. Nonostante ciò, il 7 settembre 2019, Tetsu completò in sicurezza una scalata del Monte Fuji. Questo avvenne appena 3 giorni prima che un cambiamento climatico fuori stagione trasformasse i sentieri in una sfida decisamente più ardua. Se le ricostruzioni degli eventi successivi venissero confermate, Tetsu avrebbe probabilmente ignorato i consigli ufficiali, scalando e scendendo dalla montagna in un solo giorno. A quel punto, aveva già scalato il Fuji numerose volte negli ultimi 4 anni, senza mai incontrare incidenti. Tuttavia, tutte le sue scalate si erano svolte durante la stagione estiva, il che significa che non aveva esperienza di arrampicata in condizioni invernali. Non è nemmeno chiaro se fosse in possesso di un abbigliamento adeguato per attività outdoor. Un mese dopo, Tetsu trasmise in diretta il suo tragitto verso un appuntamento in ospedale. Durante la live, uno spettatore gli disse che avrebbe voluto vedere il panorama dal Monte Fuji in inverno. Tetsu rispose con apparente leggerezza: «Beh, se fosse adesso, probabilmente non farebbe così freddo. Forse -3 o -4. È la cima della montagna, quindi ci andrò velocemente. Andrò avanti senza morire. Non avrò nemmeno freddo». Il fatto che Tetsu menzionasse la morte implicava che fosse consapevole del pericolo di scalare il Fuji fuori stagione. Aveva visto la sua prima calotta di neve solo il giorno precedente e sapeva che le temperature in vetta erano già ben al di sotto dello zero. Gli spettatori interpretarono quelle parole come uno scherzo, ma forse un seme era stato piantato nella mente di Tetsu. Sentiva di non avere nulla di meglio da fare? O il suo incontro ravvicinato con la morte lo aveva reso incosciente? Forse negava il pericolo evidente in cui si stava cacciando. Fuori dalla stagione estiva, i sentieri del Monte Fuji sono ufficialmente chiusi dalla quinta stazione in poi. Questo significava che Tetsu non avrebbe avuto accesso ai rifugi di montagna per cibo o riposo, né la possibilità di acquistare rifornimenti come ossigeno o abbigliamento adeguato. Sarebbe stato completamente solo. Solo gli scalatori autorizzati possono tentare di raggiungere la cima del Fuji fuori stagione. Nonostante queste restrizioni, ogni anno persone perdono la vita sui suoi pendii innevati. E se qualcuno decide di ignorare i rischi, nessuno può fermarlo. I pendii della vetta, in alcuni punti inclinati fino a 35 gradi, trasformano i sentieri ben curati dell'estate in scivolose piste di ghiaccio. Come minimo sarebbero stati necessari ramponi per garantire una presa sicura, bastoncini da sci alpinismo per migliorare equilibrio e trazione, e una piccozza per eseguire manovre di autoarresto in caso di scivolata. Senza corde di sicurezza, la piccozza sarebbe stata l'unica speranza per evitare di scivolare inarrestabilmente lungo i pendii. Per chi non ha mai usato una piccozza o i ramponi, il consiglio è chiaro: state alla larga. Nonostante ciò, Tetsu, un appassionato di attività all'aria aperta, decide di affrontare la scalata. Il 28 ottobre parte presto da Tokyo diretto verso la quinta stazione, dove si unirà al celebre Yoshida Trail. Il suo piano è ambizioso: iniziare l'escursione a metà mattina, raggiungere la cima il più velocemente possibile e scendere lo stesso giorno. Ma già durante il viaggio qualcosa non quadra. Tetsu si sente nervoso e spaventato. Quando si accorge di essere l'unico passeggero rimasto sull'autobus, pubblica un messaggio dicendo di sentirsi male e di voler tornare a casa. Alle 10:30, tuttavia, arriva alla quinta stazione e inizia il suo live streaming. Andiamo sul Monte Fuji innevato. Le condizioni climatiche sono rigide e le scelte di abbigliamento di Tetsu appaiono inadeguate. Non indossa un cappello, i suoi guanti non sono né impermeabili né antivento. Per completare il suo equipaggiamento ha solo un paio di bastoncini da trekking normali e il suo telefono, indispensabile per trasmettere la scalata in diretta. Alle 10:42 Tetsu entra nello Yoshida Trail, ignorando i segnali che indicano chiaramente che il sentiero è chiuso. L'aria è nebbiosa, le nuvole si abbassano, il terreno è umido e scivoloso. Nonostante tutto, Tetsu prosegue senza troppi problemi, per il momento, ma il pensiero della morte continua a tormentarlo. I suoi commenti rivelano una mente combattuta, forse consapevole dei rischi. Tetsu supera un altro cartello di avviso, ignorandolo, e continua la salita. Dopo meno di mezz'ora, la fatica inizia a farsi sentire. Il respiro si fa pesante, segno che l'altitudine sta già influendo sul suo corpo. Durante la diretta, i commenti dei suoi spettatori risuonano ad alto volume e una voce femminile gli chiede se abbia portato i ramponi. 入ってないな、山本入ってないな。
Tetsu ammette di averli dimenticati, minimizzando ancora una volta il problema. Non importa, ce la farò lo stesso. Poco dopo raggiunge la sesta stazione, dove scopre che i rifugi sono chiusi. È sempre più evidente che Tetsu non è preparato per questa sfida. La montagna, con i suoi sentieri innevati e le condizioni estreme, si rivela implacabile, eppure lui continua a salire, spinto da una determinazione che sfiora l'incoscienza. Tetsu racconta ai suoi spettatori che, a parte l'arrampicata, la neve è l'unica cosa facile da scalare. Commenta anche che non ha cibo con sé e che dovrà accontentarsi del suo tè verde ghiacciato. È chiaro che, come scalatore abituale del Monte Fuji, sapeva che i rifugi sarebbero stati chiusi. Perché allora era così poco preparato? Inoltre, era in ritardo. Per scalare in sicurezza, sarebbe dovuto arrivare alla vetta entro le 14. Superato quell'orario, avrebbe dovuto affrontare una discesa su pendii ghiacciati nel buio pesto, con solo la torcia del telefono a guidarlo. Nonostante ciò, alle 11:35, Tetsu raggiunge la settima stazione. Stanco e con il respiro pesante, incontra una coppia sul sentiero. Dopo un breve saluto, i due si dirigono prudentemente verso la base, mentre lui prosegue verso il pericolo. Con ogni passo, il sentiero diventa più ostile. Ghiaccio e neve ricoprono il terreno, la fame peggiora e l'altitudine rende la respirazione più difficile. Tetsu non ha nulla con sé, a parte il tè verde nella borsa. Gli alpinisti bruciano fino a 700 calorie all'ora in condizioni estreme e lui è in deficit energetico da ore. Alle 13:19 Tetsu raggiunge l'ottava stazione. Qui il sentiero è completamente coperto di neve, con guardrail e funivie sepolti sotto cumuli ghiacciati. Commenta di stare scivolando ma continua, convinto di poter andare avanti. Man mano che sale, il vento si intensifica e il sentiero diventa sempre più stretto e impraticabile senza l'attrezzatura adeguata. Un solo passo falso potrebbe essere fatale. Con il sentiero appena visibile, Tetsu combatte il freddo, i venti forti e la perdita di sensibilità alle dita. Nonostante il rischio di congelamento in appena 30 minuti, continua a togliersi i guanti per controllare il telefono e mantenere attivo il live streaming. Intorno alle 14:30, vicino alla cima, Tetsu scivola. Le condizioni sono critiche. Il ghiaccio è solido, non ci sono appigli e i cumuli di neve rendono il percorso pericolosamente instabile. A un certo punto, Tetsu sente una voce portata dal vento che sembra pronunciare una sola parola: Konaide, che significa non venire. Potrebbe essere stato un avvertimento della dea Sakuya Hime, secondo le leggende che circondano il Monte Fuji. Ma Tetsu ignora il presunto intervento divino e prosegue. Ora si trova sui pendii più ripidi del sentiero, senza alcuna protezione. Quando scivola nuovamente, ride, ma pochi secondi dopo il suo telefono colpisce una roccia e la diretta si interrompe. よし、行こう。ここも危ないね。ちょっとね、斜面。あ、滑る。Tetsu precipita per oltre 700 metri lungo la montagna. I suoi genitori, che stavano seguendo la live, avevano smesso di guardare pochi minuti prima dell'incidente. Alcuni membri della community hanno avvisato la polizia e le ricerche sono iniziate immediatamente. Dopo 2 giorni, il corpo di Tetsu è stato ritrovato sotto la settima stazione del Tsubashiri Trail. La metà inferiore del corpo era mancante e il volto era irriconoscibile. Solo 13 giorni dopo, l'identità di Tetsu Shiohara è stata confermata ufficialmente. La caduta di Tetsu è stata il risultato di una serie di scelte pericolose e di un atteggiamento che oscillava tra coraggio e incoscienza. Il Monte Fuji non era solo una sfida fisica per lui, ma un luogo dove cercava motivazione, significato e connessione con gli altri. La sua storia rimane un monito. Affrontare la natura senza rispetto per i suoi pericoli può essere fatale, indipendentemente dalla forza di volontà o dall'esperienza. 斜面。あ、滑る。うわ。Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.